La Statua della Libertà è stata venduta a $65.000 nel videogioco Earth 2. Se non sapete cosa è Earth 2, sappiate che ho fatto un'intera playlist proprio dove ne parlo e di conseguenza vi invito ad andarla a vedere. Qui andrò solo ad elencare qualche aggiornamento di questo ultimo periodo, iniziando proprio dal dirvi che solo 72 caselle poste esattamente sopra la Statua della Libertà sono state vendute a $65.000. Un prezzo per alcuni folle sicuramente, ma vorrei soffermarmi sul fatto che non è nemmeno ancora poi così conosciuto. Quindi chissà a che prezzi potrebbe arrivare una determinata casella. Successivamente c'è stata l'aggiunta dei gioielli, ovvero delle pietre che hanno il compito di incrementare la produzione di alcuni materiali nel gioco. Tra l'altro scambiabili per soldi all'interno del bazar. Sono stati aggiunti YOLO Building, ovvero una modalità di costruzione di edifici di cui non si sa bene ancora lo scopo, se non quello di conservare quello che sarà una specie di essenza o di materiali, non ho ben capito sinceramente. Fatto sta che sono una specie di edifici fatti a ologrammi costruibili dagli utenti direttamente nel sito di Earth 2 e i progetti di questi edifici saranno anche in futuro vendibili tra i giocatori. C'è l'aggiunta dei mentor, degli edifici, ma in questo caso realizzati direttamente dal gioco, che si andranno a collocare al centro delle vostre proprietà, in grado di generare Ether o Ether, ma non ci soffermiamo su queste finezze, piuttosto diciamo che questo materiale che vanno a generare si può successivamente trasformare in essenza. Un'altra piccola aggiunta, che anche in questo caso non si sa bene a cosa servirà in futuro, se non al fatto che sembrerebbe essere una cosa, diciamo, fulcro del gioco. Per sbloccare questi mentor bisognerà o pagare $5 nella proprietà dove siete interessati a costruirlo, altrimenti bisognerà accedere 7 giorni consecutivi nel vostro profilo e dopo 14 giorni dovreste avere i mentor sbloccati nelle vostre proprietà, ma ecco, non so dirvi per quanto tempo sarà disponibile quest'ultima opzione. Noto comunque che gli sviluppatori in quest'ultimo periodo stanno rilasciando degli aggiornamenti man mano più interessanti e di conseguenza il gioco sta cominciando a prendere un pochino forma, anche se ancora non me la sento nemmeno di dire che sia pronto nemmeno alle basi. Per tutto il resto ci vediamo in un prossimo video. Boap!